Benvenuti in questo nuovo video. Questa volta ci troviamo a Shanghai, che abbiamo raggiunto con un treno veloce partendo da Pechino che nel giro di 4 ore e mezza ci ha portato in quello che è considerato il centro economico della Cina. Situato sulla costa orientale, il suo nome significa sul mare ed è una delle città più popolose della Cina con oltre 30 milioni di abitanti. La prima tappa è stata People Square, dove si trova il Museo di Shanghai, un museo di arte cinese il cui ingresso è gratuito. Questa piazza è inoltre circondata da importanti edifici governativi e culturali. Proprio di fronte vi è il People's Park, dove gli abitanti si rilassano durante il tempo libero. Qui mia madre sta giocando a Jiangzi, che è un gioco molto popolare in Cina ed è simile al badminton, ma si possono usare solamente i piedi. Qui invece potete vedere come un cinese abbia chiamato la sua famiglia per presentarci, perché molto spesso moltissimi di loro non hanno mai incontrato uno straniero e quindi sono molto curiosi. Ed è proprio qui che durante i weekend occorre il mercato dei matrimoni, dove i genitori pubblicizzano i propri figli sperando di trovare loro un partner. Abbiamo poi percorso la via commerciale più famosa della città, Nanjing Road, che porterà direttamente al Bund. E se vi trovate da queste parti, vi consiglio caldamente di fermarvi a mangiare gli xiaolongbao, che sono i ravioli tipici di Shanghai, in questo ristorante, e sono stati i migliori che abbia mai provato. Il Bund è un viale che costeggia il fiume, dove da un lato vi sono edifici in stile coloniale, simbolo dell'occupazione straniera, e dall'altro potrete ammirare il panorama del centro finanziario di Pudong, che merita soprattutto di notte. Lungo il Bund vi è anche una statua di bronzo di un toro, sorella della statua situata a Wall Street, a New York, realizzata da Arturo di Modica. Si narra che toccare i genitali del toro porti fortuna. Il secondo giorno è iniziato a Shanghai Old Street, una strada dove potrete ammirare le antiche case in stile tradizionale, negozi di artigianato e assaporare la cucina locale. Ed è proprio qui accanto che si trova il giardino del Mandarino Yu. Capolavoro di architettura paesaggistica cinese, questo giardino classico, risalente alla dinastia Ming, è un intricato labirinto di padiglioni, ponti e laghetti. Un luogo perfetto per una passeggiata rilassante e per godere della tranquillità nel cuore della città. Vicino all'uscita del giardino si trova il tempio del dio della città, un tempio taoista dedicato alle divinità protettrici della città. Da qui ci dirigiamo verso la Concessione francese, un quartiere storico che conserva il fascino dell'epoca coloniale che avvenne tra il 1849 e il 1946. Il nostro tour dei quartieri storici è iniziato da Xintiandi per ammirare gli shikumen, case tradizionali in muratura e mattoni che mixano elementi occidentali e orientali, anche se questa parte è un falso storico perché è stata ricostruita ed è ora un centro commerciale di lusso. Da qui ci spostiamo verso il Fuxing Park per una piccola pausa. Proseguiamo poi lungo Sina Road fino a raggiungere Tianzifang, un piccolo quartiere con negozietti e caffè bar.
Abbiamo infine raggiunto Bugaoli Lane, uno dei quartieri tipici di Shanghai, dove è possibile vedere queste case tradizionali shikumen. A differenza degli hutongs di Pechino, che sono stretti vicoli con cortili interni, le shikumen di Shanghai sono caratterizzate da cortili condivisi e ingressi con cornici di pietra. Ultima tappa della giornata, l'Oriental Pearl Tower, la torre della televisione nel distretto finanziario di Pudong. Alta 468 metri, la torre è composta da 5 sfere ed è possibile salirci per ammirare la città dall'alto. Consiglio di salirci poco prima del tramonto, così da potersi godere la visuale alla luce del sole, al tramonto e alla sera. L'ultimo giorno è stato dedicato a 3 tempi: il tempio del Buddha di Giada, il tempio Jing'an e il tempio Longhua. Il tempio del Buddha di Giada è uno dei templi buddisti più famosi di Shanghai. Fondato nel 1882, ospita 2 splendide statue di Buddha scolpite in giada bianca. Questo tempio è un luogo di grande serenità e spiritualità, dove potrete assistere alle cerimonie religiose e respirare un'atmosfera di pace. Il Jing'an Temple è un antico tempio buddista situato nel cuore del quartiere finanziario di Shanghai. Originariamente costruito nel 247 d.C., il tempio è stato ricostruito più volte nel corso dei secoli. Oggi è una combinazione affascinante di storia antica e modernità, circondato da grattacieli. In questa statua a forma di pagoda, i credenti lanciano delle monetine sperando di centrare i buchi come auspicio di buon augurio. Il Longhua Temple è il più grande e antico tempio di Shanghai, risalente alla dinastia Song. Questo complesso templare, con la sua imponente pagoda, è un importante centro di attività buddiste. Qui si conclude il mio viaggio a Shanghai. Grazie per aver visto il video fino a qui e ci vediamo nel prossimo a Jinan. Ciao ciao!